Se da piccoli come me eravate appassionati delle fantastiche Mini 4VD, allora questo fantastico Manmotion Luba 3 AVD potrebbe essere il toserba che stavate aspettando. E se guardate le linee ricorda veramente le Mini 4VD. Devo dire infatti che è uno dei toserba di questo 2026 con il layout che mi ha colpito di più. Questo Manmotion Luba 3 è proprio il king delle salite, infatti riesce col suo sistema AVD che gli permette di utilizzare 4 ruote motrici a salire inclinazione fino all'80%. Doppio disco di taglio con 6 lame ciascuno, regolabile, e tra l'altro questo Luba 3 è la quarta generazione di questo toserba. Per la prima volta al mondo abbiamo un sistema di navigazione Trifusion formato dalla torrettina LiDAR a 360 gradi, telecamera binoculare munita anche di luce LED per poter tagliare anche di notte e antenna NRTK integrata nel robot, per cui non avrete neanche la scocciatura di dover installare un'antenna nel vostro giardino, che rende l'installazione di questo robottino praticamente plug and play. Hanno creato tantissime varianti da 1500, 3000, 5.000 e anche per 10.000 metri. Invece per giardini più piccolini, con erba molto semplice e senza pendenze, Manmotion consiglia l'altro modello chiamato Yuka. E prima di partire col tutorial della mappatura e andare a vedere come si comporta sia con le salite ma anche per il test di taglio, vi ricordo che questo modello andrà in offerta durante il Prime Day di Amazon. Se siete interessati all'acquisto, vi ho lasciato il link diretto sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Detto questo, mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Per quanto riguarda l'installazione e l'unboxing di questo Manmotion Luba 3 AVD, devo dire che è molto semplice, arriva ben imballato, ci sono pochissimi passaggi da fare: montare le due protezioni laterali arancione, il secondo passaggio è montare il bumper anteriore e collegarci il connettore, e una volta inserito anch'esso andrà fissato con due viti, e come ultimo passaggio dovete inserire questa chiave di sicurezza di colore arancione. Tra l'altro Manmotion è da 2, per cui ne avrete anche una di scorta, ed è un dispositivo molto utile perché se per caso andate in vacanza la potete staccare e il robot non partirà per nessun motivo. Ricapitolando, ha una doppia funzione sia per sicurezza per la manutenzione ma anche di sicurezza per quanto riguarda il furto del robottino. Andando ad analizzare da vicino il case e il telaio di questo Luba 3, devo dire che sono impressionato dallo stile, mi piace tantissimo, non solo mi ricorda le Mini 4VD ma proprio a livello estetico queste linee molto futuristiche e soprattutto un'altezza molto inferiore rispetto agli altri toserba gli permette, oltre ad avere un'estetica all'avanguardia, anche un'ottima stabilità soprattutto in salita, perché le 4 ruote motrici sono sì utili per quanto riguarda le pendenze, ma avere un baricentro basso aiuta ulteriormente la stabilità e soprattutto previene il ribaltamento. E questa è la torretta LiDAR a 360 gradi protetta da questo specie di halo nella parte superiore, 59 gradi di visione verticale e riesce a rilevare fino a 70 metri. Questa è la telecamera binoculare che vi dicevo durante l'introduzione, con il LED che si accende nelle ore notturne, e per quanto riguarda l'NRTK è posizionato nella parte posteriore. Abbiamo il tasto stop per l'emergenza, il tasto d'accensione e spegnimento, tasto della regolazione dell'altezza di rasatura, tasto ritorno alla dock station e il tasto start per l'avvio del taglio. Adoro tantissimo queste ruote multidirezionali e sempre per dimostrare la sua somiglianza alle Mini 4VD, come vedete è anche dotato di ammortizzatori che gli forniscono una maggiore stabilità e anche una migliore ammortizzazione delle buche durante il taglio, per cui se avete un terreno di montagna o anche pianeggiante ma pieno di avvallamenti e di buche, sicuramente questo Manmotion Luba 3 non avrà nessun problema durante il taglio. Ho apprezzato tantissimo queste due paratie laterali, così da dargli un'ulteriore protezione in caso di collisione, protezione che hanno fornito anche nella parte interiore con questo utilissimo bumper. Abbiamo una fantastica larghezza di taglio di ben 40 cm e l'altezza di taglio dei dischi è anche regolabile elettronicamente, sia manualmente direttamente dal robot ma anche da remoto col cellulare, e potete tagliare da 25 a 70 mm. Per quanto riguarda la mappatura, la potete fare in due versioni: mappatura automatica se avete un giardino con dei confini delimitati, oppure come nel mio caso mappatura manuale guidando il robot direttamente col cellulare, e questa modalità
va bene per i giardini anche senza confini, perché sarete voi a guidare il ManMotion. Una volta entrati nell'app e fatto l'accesso, vi basterà cliccare su avvia mappatura. Lui vi darà dei consigli su come dividere le zone o fare dei sentieri di collegamento. Vi basterà cliccare su avanti, inizierà a fare tutti i controlli per verificare che la posizione sia corretta, e se tutti saranno con la spunta verde, come nel mio caso, vi basterà ricliccare avvia la mappatura e il robottino uscirà dalla base. Se la mappatura sarà stata fatta in maniera corretta e avrete ricongiunto il confine, vi arriverà il messaggio: il tuo prato è stato mappato con successo, e vi basterà cliccare fine. Mappatura dell'area di attività completata. Come avete sentito, ha salvato la mappa e adesso siamo pronti per il taglio. Ed eccolo che sta partendo. Sono curioso di vedere come si comporterà con il mio giardino. Come impostazione ho impostato l'altezza di taglio a 3 cm. E questo fantastico ManMotion Luba 3 AVD, oltre a essere resistente, ricco di intelligenza artificiale, ha anche superato il test di impermeabilità IPX6 ed è anche dotato di sensore della pioggia, così in caso di temporale il robot tornerà in maniera automatica alla base. È dotato di un chip con ben 10 TOPS, che è praticamente un record per quanto riguarda i toserba, che gli permettono di effettuare tantissimi calcoli in tempo reale, aumentando così notevolmente la durata della batteria, perché aumenterà la velocità di taglio quando rileverà dell'erba un po' più alta e la diminuirà nelle zone in cui l'erba è molto più bassa. I TOPS ovviamente lo aiutano tantissimo anche nell'elaborare il riconoscimento degli ostacoli, infatti ne riesce a riconoscere oltre 300. Durante il test l'ho messo alla prova sia con un vaso, con un peluche che richiama la forma di un animale e anche con un pallone da calcio, che sono i classici oggetti che magari possiamo trovare in un giardino, e come avete visto dalle immagini è riuscito a riconoscerli, a evitarli senza danneggiare gli oggetti o autodanneggiarsi durante il taglio. E visto che voi siete un pubblico molto esigente, mi sacrifico anch'io per il suo rilevamento degli ostacoli. Guardate come ha rallentato, mi ha visto e mi ha lasciato anche circa 20 cm, ed è un robot molto intelligente, perché se si accorge che l'ostacolo è stato rimosso torna esattamente nella posizione di prima per recuperare l'area di taglio. Come avete visto in questa situazione io ero seduto lì, stava arrivando, ha visto che non ero più in questa posizione e adesso ha recuperato tutta questa zona. E questa intelligenza è anche utile per quanto riguarda le pendenze, perché rileva in tempo reale l'inclinazione del robot, impedendogli così di effettuare manovre rischiose, annullando il rischio di caduta. Per quanto riguarda le prestazioni, è dotato di un doppio motore da ben 165 watt che gli permette di far girare i due dischi fino a 3000 giri al minuto. E non è solo la larghezza di taglio che mi ha impressionato, ma anche la sua velocità, e alla velocità massima riesce a spostarsi di 1,2 metri al secondo. E questa caratteristica, insieme alla gestione della batteria data dall'intelligenza artificiale, vi permette di ottenere un taglio molto ma molto rapido. E parlando appunto di batteria, lui è dotato di una batteria da 12 Ah che gli permette di poter fare circa 150 minuti di taglio prima di doversi ricaricare. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, si ricarica da 0 a 100 in circa 105 minuti. E mentre il robot continua con la rasatura, andiamo a fare anche un tour con l'applicazione ManMotion, che è disponibile sia per Apple Store ma anche per il Play Store di Google. Infatti io ho il cellulare Android. Andiamo a vedere le varie personalizzazioni e ce ne sono veramente tante. Intanto vi faccio vedere la mappa. Quella in verde chiaro è la zona che ha già tagliato. Questo che vedete è un sentiero che ho fatto di collegamento per arrivare all'area 2. La cosa che mi ha stupito è che addirittura potete personalizzare al millimetro l'altezza di taglio. È il primo robot che ha questa precisione, perché se andate a cambiare le impostazioni non si sposta di 1 centimetro alla volta o di mezzo centimetro alla volta, ma va a 31, 32, 33, per cui potete scegliere al millimetro e non tanto per dire l'altezza della rasatura. Potete attivare la falciatura del perimetro se siete un perfezionista, e inoltre potete anche decidere quanti giri fare sui bordi del prato. Io vi consiglio di tenere fleggato il rilevamento degli ostacoli con l'intelligenza artificiale,
Potete anche personalizzarlo con 2 livelli, normale o sensibile. E per quanto riguarda la spaziatura del percorso di taglio, la potete modificare sempre dall'applicazione da un minimo di 20 a un massimo di 35 cm. Potete anche personalizzare l'area di taglio. Io ho inserito una zona vietata di colore giallo, come vedete dall'applicazione, e ovviamente canali per congiungere le zone, anche perché questo Luba 3 riesce a mappare fino a 30 zone. Potete fare la programmazione del taglio e il robot funzionerà anche se non sarete in casa. Lui ha già una connessione 4G, ma è anche compatibile con la linea Wi-Fi, per cui se avete una linea che prende bene in giardino lo potete anche collegare al Wi-Fi di casa. Potete modificare la lingua, è disponibile l'italiano, il sistema metrico ed è anche compatibile con Alexa, per cui lo potete far funzionare con i comandi vocali. E la cosa bella è che anche il robot parla in italiano, per cui lo potete ascoltare mentre fa i vari passaggi della rasatura. Ed è così avanti che potete anche impostare la ricarica in fascia agevolata. Ad esempio, se avete i pannelli solari, potete impostare di ricaricarsi solo di giorno. Personalizzazione molto importante è la velocità della lama. Potete scegliere tra bassa, media o elevata in base alla tipologia d'erba. E ora che ha ultimato il taglio, andiamo a verificare il sotto del robot per vedere se ha dissipato tutta l'erba di taglio. Guardate che spettacolo, nonostante tutta l'area tagliata non si è incastrata minimamente l'erba, anche se ha tagliato zone in cui l'erba era più alta di 10 cm. Per cui il nuovo sistema di smaltimento dell'erba durante il taglio, per quanto mi riguarda, è approvato al 100%. Guardate che figata, ha tagliato l'erba esattamente a 3 cm. Vado a mettere la mano per farvi vedere l'altezza, per cui devo dire che il doppio disco di taglio col 6 lame mi ha stupito non solo per la cura nella rasatura, ma anche per la velocità del taglio, perché a tagliare tutta quest'area, compresa tutto questo terrazzamento, ha impiegato meno di 60 minuti. Nonostante questa pendenza è riuscito comunque a fare un ottimo lavoro. E col test del taglio siamo arrivati alla fine di questa recensione. Se avete domande su questo bellissimo Manmotion Luba 3 AVD, scrivetela nei commenti. Lo consiglio praticamente per tutti i giardini che abbiano pendenze, buche, avvallamenti, erba alta, erba di montagna. Non avrà nessun problema per quanto riguarda la rasatura. Questo modello è consigliato per terreni fino a 3000 metri, ma se avete terreni anche maggiori di 5000 oppure anche di 10.000 non c'è problema, perché le altre versioni coprono queste metrature. Se lo volete acquistare, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione, dove troverete anche le promozioni attive per il Prime Day di Amazon. Per cui mi raccomando, dateci un occhio, perché lo potrete portare a casa a un prezzo veramente molto competitivo. Da Luca Tac e da questo super robottino è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!